Buonasera a tutti, buonasera. Allora, stasera è veramente qualcosa di un po'... Non sono online, mi sentite? Io sì. Aspetta, aspetta. Eccoci. Allora, c'è un pochino di ritardo, però allora dovremo adesso sentirci tutti quanti. Allora, eccoci qua. Stasera è un pochino veramente un po' di prova. Saluto tutti quanti. Stasera proviamo questo nuovo sistema con StreamYard. Che Dio ce la mandi buona. Abbiamo avuto tutti i problemi possibili. Stasera allora proviamo un sistema per andare in diretta, per parlare in diretta con tutti voi e avere in questo canale una serie di ospiti prestigiosi, tutti ovviamente legati al mondo del gioco. Vediamo un pochino come va. Questa sera è una prova di trasmissione, quindi succederanno delle cose stranissime, come sono già successe all'inizio, come già avete potuto vedere. Abbiamo la chat qui vicino. Io saluto tutti, saluto subito Dan Pancaldi, che ovviamente non poteva mancare, anche Pietro Flaminio e tutti quanti gli altri amici, e diamo inizio a questa serie di live che si susseguiranno di qui alle prossime settimane, prossimi mesi, con una serie di protagonisti. E io introduco per la prima sera, per inaugurarlo, poi tanto tornerà, ma insomma questa è una serie di prova, l'abbiamo detto, una specie di episodio zero. Introduco, ciao Claudio, introduco l'ospite di stasera, un ospite che diciamo che io conosco un pochino, direi. Eccolo qua, Bene. mio padre Sergio. Ecco che senti papà, riesci a sentirmi? Ti sento perfettamente. Perfetto. Allora, eccoci qua. Allora, che è sostanzialmente la persona a cui dovete tutto questo macello che io faccio su questo canale, perché l'idea di dedicarmi a questo tipo di giochi, poi alla storia in generale, ma in particolare anche a questo tipo di giochi, la devo a questo signore che voi vedete qui, ecco, sullo schermo, che tanti anni fa, vabbè, ovviamente c'è anche Maria Benedetta Enrico, che chissà chi è. In una galassia lontana. Esatto, sì, ma facciamo sempre un po' Luke Skywalker e Darth Vader, io e te, ce l'hanno già detta questa roba. C'è un po', eccetera. Un potere oscuro. Vabbè, ma guarda, fa comodo, alle volte fa comodo. Allora, stavo dicendo, Maria Benedetta Enrico, chissà chi è, ma vabbè, una celebrity di YouTube, anche mia moglie. Allora, vabbè, adesso andiamo un pochino al sodo, ragazzi. Allora, io ho voluto cominciare con papà, perché è papà, perché appunto per parlare un po', noi lo facciamo qui sempre, è un po' sullo sfondo, quello che è un po' l'inizio di questo mondo un po' strampalato anche di un po' di anni fa, eccetera. Diciamo il mondo del gioco di simulazione comincia nel 58, Tactics 2, eccetera, però avanti negli anni 60, 70, nel nostro paese arriva, diciamo, metà anni 70, fine 70, ovviamente. Comincia a penetrare davvero, e in particolare era già cominciato con varie robe, però poi eccolo qua, voilà, nel 78 era 78 mi pare. No, 79. Perché tu l'hai scritto nel 78 ed è uscito nel 79. È stato pubblicato nel 79. Nel 79, eccolo qua, le guerre di carta. C'erano già stati altri, c'era stato il Tosi, c'erano stati altri, anche c'erano modelli militari, quindi varie riviste che già se ne occupavano. Prima di questo c'era stato l'articolo di Giuseppe Galasso, noi lo ricordiamo sempre, sull'Espresso, mi pare? Sull'Espresso, del quale io sono in qualche modo responsabile, diciamo. Sì, immaginavo, anche perché... Esatto, perché Giuseppe Galasso, grande storico, eccetera, chi è che gli ha fatto scoprire Wargame? Di nuovo questa persona qua che è colpevole. A me, guarda papà, posso dire, a me dicono sempre che io sono colpevole un po' di molti acquisti di molte persone, perché io parlo di giochi su sto canale e poi la gente dice ma è colpa tua se l'ho, e quindi c'ho una serie di familiari che mi stanno attorno che mi odiano per questo motivo, però anche il signore qui a suo tempo
tempo è stato responsabile di una serie di acquisti a catene di cambi di vite. Però ecco, allora io volevo cominciare subito questa sera un po' con una prima domanda, poi naturalmente se avete domande, io vedo qui anche con un leggero ritardo la colonna dei commenti, poi naturalmente ne parliamo insieme. Nei commenti, e quindi vorrei ringraziare No, ma quello scusatemi, questa è una no, ma scusate anche me perché quindi dico grazie a tutti, hello Dan, salve a tutti gli amici, perché vedo che mi stanno mangiando. Non sono il signor Masini, sono semplicemente Sergio. Ecco. Se qualcuno vuole mi può chiamare zio, Matusa, antenato, fate voi, insomma, però niente signor Masini, vi prego. Se no, va bene? Okay. Va bene. Ecco. Scusate, anch'io sono molto inesperto di quindi ve l'ho detto, stasera sarà una puntata un po' Elza Poppin, succederanno un po' di cose. Magari vedete anche qualche gatto qui dietro, sempre la suddetta Maria Benedetta Enrico, la moglie qua che passa, tranquilli. Non vi preoccupate. Allora, dai, cominciamo papà. Allora, abbiamo detto fine anni 70 e tu scrivi sto libro, però andiamo un pochino prima. A te com'è cominciata st'idea del gioco di simulazione storico, che è una roba che oggettivamente all'epoca credo che se erano in 10 che lo facevano in Italia era tanto o quasi, insomma 20-30 persone. Come ti è venuta st'idea? Allora, è molto semplice. Io nel 75 bazzicavo varie edicole a Roma. Ero arrivato a Roma da poco, mi ero sposato e quindi avevo un nuovo lavoro e frequentavo soprattutto quelle edicole nelle quali si riuscivano a trovare Military Modeling e altre riviste di questo genere dedicate al modellismo militare, perché poi io conoscevo allora solo quello, avevo cominciato con naturalmente i soliti soldatini della Airfix da ragazzino, anzi con i Timpo Model Toys della battaglia di Waterloo, quindi avevo diverse cose da parte e avevo cominciato a cercare di giocare a dei wargames tridimensionali, quindi leggendo Donald Peterson e altri personaggi che si occupavano del tridimensionale, e quindi compravo Military Modeling. Dentro uno dei Military Modeling che avevo comprato trovo la pubblicità della SPI, Simulation Publication Incorporated, che era la realizzatrice di Strategy and Tactics. Io non sapevo che ci fossero altri giochi all'infuori di questi della SPI. Poi mi familiarizzai un po' e seppi che c'erano i giochi dell'Avalon Hill, cari arrabbiati. Più tardi venni a sapere che stavano arrivando i giochi dell'International Team, ma questo era già qualche anno dopo. Quindi avevo soltanto questa possibilità di abbonarmi a Strategy and Tactics, che arrivava 2 mesi dopo la stampa della copia. Quindi mi arrivava questa rivista con il gioco dentro. Questo era fondamentale. Un numero dove c'era Combined Arms, un gioco sulla seconda guerra mondiale, diversi scenari tattici, tattico-operativi della seconda guerra mondiale. E improvvisamente scoprì che c'era il wargame, anche perché allegato alla rivista, in omaggio ai fortunati sottoscrittori di abbonamento, c'era un gioco introduttivo, Napoleon at Waterloo, un giochino formato foglio, ecco, dove c'era una 4. Sì, una 4 con i francesi, gli inglesi e i prussiani, molto essenziale. E io ho cominciato a cercare i miei amici per dirgli: guardate, è arrivata questa cosa qua, ci vogliamo provare? Naturalmente io ho perso sempre, non ho mai vinto una partita di Napoleon perché ero così impegnato. Scusa. Posso testimoniarlo. Ero così impegnato a spiegare agli altri le regole che logicamente gli altri si occupavano solo di giocare. Anzi, c'era un carissimo amico, purtroppo non è più tra noi, ma lo ricordo sempre con tanto affetto, e tu l'hai ricordato, hai fatto molto bene nel tuo ultimissimo Il gioco di Arianna. Vedi, ti faccio subito pubblicità.
pubblicità. Sì, no, vabbè. Arianna, lo ha scritto mio figlio, è bellissimo, mi raccomando. No, però c'è questa cosa nell'introduzione. Si parla di questo amico che lui chiama zio Roberto, che non conosceva una parola d'inglese. Però la prima cosa che chiedeva quando gli portavo un gioco, bene, come si vince? Io più o meno glielo spiegavo e lui vinceva, ma perché andava anche a cercare in questi giochi scritti in inglese, che io faticosamente traducevo, perché poi allora non è che conoscessi tanto l'inglese, era una conoscenza scolastica, l'ho approfondito proprio grazie a Strategy Tactics e compagnia, e lui andava a cercare all'interno delle regole il punto, diciamo il vacuo, il buco, dove poter interpretare liberamente le regole. Queste erano le prime possibilità di Wargame. Ti interrompo un secondo, questo mi porta al fatto che poi io voglio salutare il nostro carissimo amico Donadoni, perché questo mi porta questa cosa di zio Roberto. Scusate, un attimo di famiglia, però è carina. Era su Settima Legio, tu ti ricordi il traffico di Oz che lui aveva fatto? Allora, Settima Legio, International Team, io poi qui faccio una comunicazione pubblica, voglio avere Donadoni qui ma quasi tutte le cose di Marco, forse c'erano delle mezze idee, forse chi lo sa. Questo gioco meraviglioso, dove era una cosa fantascientifica, oggi lo si definirebbe un sandbox, oggi c'è un termine preciso, sandbox, in cui voi avevate la vostra navicella, andavate in giro in una galassia completamente sconosciuta e mano a mano che andavate in giro vedevate dei pianeti che erano generati casualmente da un diagramma di flusso. Esatto. Il nostro Roberto, spiegami un po' che cosa aveva fatto con tutto questo. No, allora, tra le varie regole c'era la possibilità con queste navicelle di poter commerciare. Naturalmente per commerciare una determinata merce dovevi trovare un pianeta. Quindi il concetto era: trovo un pianeta, vedo che cosa c'è lì di minerali, di cose particolari e lo commercio e ci faccio qualche punto. Solo che non era spiegato chiaramente nelle regole che questo discorso valeva una volta tanto, cioè tu trovi la cosa, prendi i punti e poi torni al pianeta madre, ciao. Il nostro amico Roberto si era fermato su un pianeta dove c'era una sola cosa, l'Oz. Oz non so che cosa diavolo fosse, era una droga, era un minerale particolare. Un bacio infame. Comunque lui aveva iniziato un lucroso commercio di Oz e pretendeva che a ogni turno lui guadagnasse la prebenda per il commercio di Oz. Con il suo guadagno comprava cannoni e armamenti vari per la sua navicella, che era diventata più grossa della Yamato praticamente. Era un pressione, la morte nera. Sfidare una specie di morte nera, nessuno osava sfidarlo e lui vinceva regolarmente. Così uccideva il gioco, ma a lui non gliene fregava niente perché a lui interessava vincere, era molto competitivo. Esatto. Allora, voi capite, il mondo dei wargame in Italia all'inizio, qui siamo già un pochino più avanti, siamo già un pochino negli anni 80 forse, però all'inizio... fino agli anni 70. Sì, diciamo, era molto... Questo per rispondere a Dan che mi dice prima del 75 non c'erano wargames in Italia. Ce n'erano, però erano o molto veramente per militari magari che appunto li utilizzavano e sappiamo c'era la Avalon Hill perché c'erano oppure il distributore è una persona meritevolissima meravigliosi. Però ragazzi 50.000, 60.000, 70.000, insomma i prezzi non erano uno scherzo. Invece comprando un giochino della SPI anche con $12 tu ti portavi a casa un signor gioco, anche perché ogni tanto c'erano le svendite e quindi naturalmente aspettavi 2 mesi che ti arrivasse tutto per nave. Cioè voi pensate che arrivava la roba per nave? mi immagino le navi a remi quasi. Non si è perso niente, non si è perso sì. Io questa bellissima collezione di cose antiche molto vintage. Ecco. Poi quando cominciai a collaborare a Per Gioco all'inizio degli anni 80, la situazione già era un po' cambiata, perché era, a parte alcuni tentativi dell'editrice Giochi e di altre eccetera, intanto c'era stato appunto eccola qua, numero uno sì. della rivista, della meravigliosa rivista che ballò 4 estati e mezzo, però furono veramente 4 estati meravigliose.
Esattamente. Formidabili quegli anni, tanto per citare un libro di... C'era robe, aspettate. C'era tutto, c'erano tutte le tipologie di giochi, c'erano persino i tangram, c'erano gli origami. Gli origami. Eccoli qua. Era il concetto di gioco, era allargato al massimo. Cioè, poi trovavi sta roba qua, trovavi Corteo. Poi c'era Corteo, perché poi in quel periodo cominciarono a uscire fuori delle cose veramente particolari. Uscì Corteo, che non è stato poi imitato vagamente dai francesi che hanno fatto Basic Suite, maggio 78. Niente, Corteo era bellissimo, è bellissimo, ma la cosa divertente erano i nomi delle strade, c'erano strade tipo Lungo Zombie dei camionisti, Via Furia Cavallo del West, Largo delle Prigioni, c'era veramente un po' di tutto, fatto da un gruppo che si chiamava Kunsa, collettivo un sacco alternativo. Ragazzi, la gente è tosta, veramente. Quindi, che poi è diventata cooperativa un sacco alternativa, poi si sono un pochino un po' spostati al centro, si sono un pochettino moderati, quindi sai com'è, insomma, se no il PC non la prendeva bene, e vabbè, d'accordo. Sai com'è. Comunque gli sequestravano le copie. Come mi ha raccontato Massimo Casa una volta, gli hanno sequestrato delle copie, le hanno tenute al commissariato, poi non si sa che le hanno fatte perché lui non le ha più riviste. Lui sospetta che siano state utilizzate come c'è questa storia che gira, della Celere, perché praticamente il corteo era un corteo dove c'era lotta continua, potere operaio, maoisti, di tutto, che percorreva la città per andare a occupare dei posti, fare delle manifestazioni. Non dico spaccare tutto perché era un corteo abbastanza non violento, però la polizia era un po' più violenta perché lo doveva fermare, quindi c'erano le camionette, c'erano le cariche, c'era veramente di tutto. Ecco, questo era. E poi avevano cominciato a uscire fuori i giochi della International Team. International Team vuol dire Marco Donadoni, ma non solo, perché poi se uno va a vedere in rete trova le cose che Marco ha raccontato dell'IT, viene fuori che c'erano anche altri disegnatori, ideatori, il principale creativo era lui, e ha fatto veramente delle cose splendide e costavano anche cifre abbastanza abbordabili. Quindi tu a un certo punto, negli anni 80, avevi tutto il panel dei giochi della SPI e non era poco. Che te li giocavi tranquillamente, che erano facili a tradurre, eccetera, che si stavano un po' anche riducendo di prezzo. E poi giravano delle scatole particolari di ditte microscopiche. Per esempio c'era un impallinato dei napoleonici che mi diceva ma tutti questi giochi che giochi tu, dai, ci vogliono i giochi della Marshall Enterprise. Se non hai un gioco della Marshall Enterprise non sei nessuno. Non sei nessuno. Vabbè, io mi intimidivo. Lo sei preso. Mai avuto un gioco. È possibile. Costavano una cifra. Insomma, comunque, però nella collezione te di Giacinto ce ne avevi tanti, ce n'hai tanti, quelli me li ricordo, li abbiamo anche giocati. Grazie, certo, perché quella ha cominciato a dare risvendita, non li voleva anche perché è fallita subito quasi. Esatto. La cosa bella è che questo sistema, diciamo, di vendita quasi porta a porta aveva creato un mercato e quindi c'era molto usato, non c'era ancora eBay, però fatica, aspettando sempre i canonici 2 o 3 mesi, eccetera, riusciva a trovare. Poi c'erano anche, cominciavano ad esserci le prime convention. Il lavoro che è stato fatto su Verona, Modena, perché cominciavano ad esserci i primi negozi. A parte il classico, il grande negozio di partenza è stato i Giochi dei Grandi. Io vorrei salutare qua Nando Ferrari, io non so se ci sta vedendo, se ci vedrà in differita. Purtroppo non sono riuscito a incontrarlo a Piana quando c'è stato adesso lo scorso fine settimana, però io veramente lo saluto, magari una sera ci organizziamo anche qui. Nell'83 a una convention di Verona lui cominciò a strillare, era quasi finita la convention, disse c'è qualcuno che vuole giocare con me, e io dissi io e giocammo Napoleon at Waterloo. Alla fine azzerato, ero rimasto Nando, è normale. Ero rimasto bloccato a Hougoumont con la guardia inglese bloccata lì dentro, e lui spavaldamente disse se riesci a conservare questa pedina alla fine del turno ti do la vittoria.
6. L'ho fregato. Ho salvato l'unica pedina, ma in realtà aveva vinto lui, doveva stracciarlo. Scusa un secondo, sto vedendo che Dan ci saluta perché deve scappare e ti vuole chiamare zio, vabbè. Caro nipote, onorato di Io saluto tantissimo Dan Pancaldi, che è un grande, poi fra l'altro lui è un po' anche responsabile di questo formato qua, perché mi sono un pochino ispirato alle sue meravigliose dirette, così insomma, per vedere un pochino come funzionano. Io vi consiglio di andare sul canale No Enemies Here, veramente No Enemies Here, che è un canale meraviglioso, che eccoci qua. Va bene, allora poi magari anche lui una sera ci facciamo due chiacchiere. Senti, allora noi adesso stiamo facendo un po' una panoramica, un pochino così, un po' per sommi capi, magari poi un'altra sera andiamo dicono che Verona era l'84, non l'83. Nicola Quitadamo, ti ho riconosciuto. Salute anche a Messere Zerotti. Sono rimaste epiche certe date. Allora, noi qui stiamo facendo una carrellata, poi magari andremo un pochino nello specifico un'altra sera, perché tanto lo rivedete, papà, tanto sta sempre qua, papà. E fra l'altro saluto anche gli amici del il carissimo Paolo Carraro, che con gli amici del Giannizzo Nero sta facendo tutta una serie di puntate molto precise, con tutta una serie. Comprate i giochi di Paolo Carraro, anche perché sono giochi di ambientazione italiana. Guardate a parte l'epoca romana non si trovava un accidente di italiano. Vabbè, poi si inventarono delle cose sul Medioevo, sul Rinascimento, lì andò bene. Però insomma era un po' difficilino. Ecco, però Paolo ha tirato fuori delle robe bellissime tra 6 e 700, anche bellissime, di ambientazione italiana, meravigliose. Adesso so che sta per uscire il suo La Belle Époque sul pre-prima guerra mondiale, che è molto particolare, un gioco politico che sinceramente quello me lo gusterò con grande piacere. Senti, noi io voglio chiuderla qui, perché questa sera veramente l'abbiamo detto una puntata zero, dai, una mezz'oretta facciamo, però noi l'abbiamo un attimino nominata. Mi parli un attimino di questa cosa qua che si chiamava Per Gioco, perché noi abbiamo l'abbiamo nominata, ne abbiamo parlato di questa benedetta rivista Per Gioco, che comincia nell'ottobre dell'80, quindi è l'anno dopo le guerre di carta. Bisognerebbe ristamparla in statica, perché veramente lo so, noi abbiamo tra tutti e due la collezione completa, ce l'abbiamo completa, quindi soprattutto grazie papà, ovviamente, però ce l'abbiamo. Perfino qualche doppione che era mi parli un attimino di Per Gioco, ma più che della storia, perché in rete, poi se voi cercate, c'è un bellissimo articolo di papà che narra una serie di articoli che narrano di Per Gioco, la storia di Per Gioco e tutto quanto. Un po' l'atmosfera. Ecco, io vorrei sapere un po' com'era l'atmosfera di Per Gioco, cioè allora, vi dico, io me l'immagino un po' come una specie di newsroom all'americana, ok? Un po' una cosina così. Com'era scrivere, stare dentro il gruppo di Per Gioco? Allora ragazzi, è una barca di matti. Avevano tutti 30 anni, sì e no, 30, 31, 32, eravamo tutti su quella fascia di età lì. Adesso è impensabile quasi, perché purtroppo si deve faticare di più, eccetera. Partivi, intanto non c'era internet, c'era solo la stampa, c'erano le edicole, uscivano le edicole. Allora, io avevo pubblicato Le guerre di carta, mi arriva una telefonata da Milano. Era Meroni, che poi fu il primo direttore di Per Gioco, che mi invitava ad andare a Milano per parlare. Ed è in quell'occasione che ho conosciuto Donadoni, che ho conosciuto gli altri della prima redazione di Per Gioco, e mi offrirono la gestione della sezione dedicata ai wargame, ai giochi di guerra, ai giochi di simulazione. Io naturalmente accettai. Il compenso era veramente minimo, molte volte non c'era nemmeno quello, ma era proprio per il piacere di partecipare, anche perché qualche scatola in omaggio ti arrivava, poca roba naturalmente, valentemente recensivo roba che avevo comprato, eccetera.
però abbiamo avuto la possibilità di mettere in piedi una rivista che parlava veramente di tutte le categorie del gioco. E a un certo punto, siccome facevo sì i giochi di simulazione, però volevo dare un contributo anche per altre cose, ho fatto 4 articoli sul Mahjong, e poi so che si sono sviluppate delle federazioni, dei gruppi, delle associazioni in seguito, quindi c'era veramente è stata veramente una fucina di iniziative. Poi era collegata con associazioni importanti, del bridge, degli scacchi, del Go, giochi che non si sapeva nemmeno che esistessero. Uscì fuori un numero, per esempio, dedicato ai giochi africani, la Well, il Mancao e altri del genere, giochi provenienti dalla Cina, quindi appunto ripeto si parlava del Go, e poi comincia adesso c'è una rubrica fissa di Go, poi c'era una rubrica di carta e matita, si tentò persino di fare un supplemento dedicato ai bambini, non viaggiò molto, però ci fu persino questo tentativo. Quello me lo ricordo bene. A un certo punto, essendo diciamo fatto da giovani caldi, diciamo, io poi stavo a Roma e a Milano evidentemente litigavano un po' tra di loro. A un certo punto cominciarono ad esserci dei dissensi, Meroni se ne andò e arrivò un altro personaggio incredibile che era Disma Sutti, tipico nome meneghino, vecchio giornalista che non sapeva una mazza di giochi ma era un drago per quanto riguarda la gestione, e ha contribuito a far stare in piedi la rivista. Purtroppo noi siamo stati ammazzati dalla cattiva distribuzione, perché questo me l'hai detto sempre, non sapevano cosa fosse questa cosa sul gioco, e allora siccome avevano di tutto, lo sport e varie altre cose, la mettevano sempre da parte, arrivava in ritardo, oppure quando la richiedevano gli edicolanti non gli arrivavano le copie, non gli arrivavano gli arretrati, quindi piano piano è diventato sempre più difficile gestire la rivista, che comunque fino all'ultimo ha avuto veramente, ecco, vedo per gioco uguale gioventù, certamente. Io ricordo che a quel tempo, adesso tanto lo posso dire, ero il segretario di un ministro, perché ho fatto di tutto, e allora mi arrivavano le scatole del gioco, allora anziché lavorare scrivevo le recensioni nei ritagli di tempo e arrivavano queste cose in ufficio, vabbè. E comunque era tutto, faceva tutto parte di questo sistema molto alla garibaldina, però con grande professionalità e con grande passione. Sì, è stata una fucina negli anni '80 poi è successo di tutto, poi ha cominciato ad arrivare internet e quindi e soprattutto poi i giochi elettronici. Noi abbiamo cercato, e anche sui primi giochi elettronici c'è stato un tentativo da parte di Pergioco, abbiamo cercato di sfondare su tutto, di anticipare tutto, perché era veramente anche giochi di ruolo, col tuo articolo. Ho cominciato io, perché ho detto c'è Dungeons and Dragons, io avevo visto, imparato, cominciato a giochicchiare a Dungeons and Dragons e ho fatto una puntata. Sono riuscito anche a intervistare personaggi provenienti da Inghilterra, dagli Stati Uniti, responsabili. Arneson, mi pare, avevi... Esattamente, una sera appunto a casa a Pisa facemmo una primissima sessione quasi al buio, dove lui faceva molta atmosfera in inglese. Ricordo che a un certo punto ci siamo trovati ad affrontare dei toponi giganteschi e quindi ne siamo usciti un po' a mal partito. Comunque erano le prime avventure, e poi naturalmente questo discorso del gioco di ruolo ha cominciato a decollare, è andato avanti. E su questa scia ci siamo inventati anche cose, anche i primi tempi dell'estate romana. Ricordo una serata sul Lungotevere con Massimo Casa e Roberto Flaibani, il compiantissimo Roberto Flaibani. Organizzammo 4 strade per Waterloo, e quindi erano 4 giochi dedicati a Waterloo proiettati sullo schermo, quindi le partite venivano seguite in tempo reale con una telecamera. Tutte cose veramente a livello un po' rudimentale, se vogliamo. La gente passava, si interessava, si animava, e c'era Pergioco. Poi purtroppo si è chiusa e quindi ognuno è andato un po' per la sua strada, però il documento è rimasto, ecco. E adesso io gioco, poi sono stati diverse tentative, adesso c'è Io Gioco, che fa veramente un lavoro splendido, dove tu hai anche quella è una rivista generalista, anche quella c'ha un Masini che parla di wargame, in questo caso però lì ho parlato però ci mancano alcune cose di carte, di scacchi, eccetera, cioè quelle cose quello piano piano si stanno accumulando. Io lì però su Io Gioco ho citato questa esperienza delle 4 strade per Waterloo, che secondo me sarebbe una cosa molto bella da rifare con altre
con altre simulazioni, in altri contesti, quando si potranno rifare dei grandi eventi live. A proposito di eventi, saluto gli amici del Roma Wargame Gathering che è in svolgimento proprio in questi giorni, in questi momenti. Ho salutato gli amici di Piana che c'è stata la settimana scorsa, quindi insomma spazio assolutamente per eventi live ce ne sono. Poi magari parleremo nella prossima puntata di come si è evoluto. Sì, ecco, aspettate che ve la metto qua. Allora, cosa aveva in più per gioco che le riviste di oggi non hanno, e cosa hanno in più le riviste di oggi che per gioco non aveva? Questo è interessante. Allora, cosa aveva per gioco? Il cuore. Per gioco aveva il cuore, il piacere di narrare i giochi, il piacere di spiegare il mondo del gioco. Sì. E indubbiamente c'erano dei personaggi, diciamo, oggi li chiameremmo guru, allora per noi erano solo dei personaggi da imitare. C'era Dossena, poi all'estero c'era stato Kaiwa, poi c'era tutta e c'era la grande scuola francese di studio sul gioco, poi c'era stato già Strategie, quindi c'era parecchia roba. Esatto. Praticamente noi ci siamo ispirati a questi modelli, abbiamo cercato di fare anche qualcosa di ancora più giovane, di più fresco. Ecco, cercavamo di dare veramente un'area di freschezza al nostro lavoro. Le riviste di oggi hanno forse magari un po' più di professionalità e qualche volta... Sì. E poi c'era una cosa, scusate, ma era tanto carino il bianco e nero di Per Gioco. Adesso devo dire, sta cosa che si fa tutti sti colori in mezzo. È tutto molto patinato. Il nero e grigio dell'inserto, forse anche questo elemento un po' spartano, piaceva, e oggi le riviste hanno qualcosa di più, qualcosa che si chiama chrome, diciamo, cromature. Sì, la cromia. Tanti colori, sono belle macchine, eccetera, però secondo me se ritornasse una rivista come Per Gioco con quell'impostazione potrebbe dare un po' di polvere ogni tanto. Guarda, io vorrei rispondere invece io dall'altra parte. Facciamo così, una parte all'altra. La seconda parte poi dimmi se sei d'accordo. Cosa hanno in più le riviste di oggi che Per Gioco non aveva? Sicuramente, allora, il mondo del gioco era completamente diverso. Voi avete sentito parlare di Per Gioco e che stava su di un mondo, è brutto dire dilettantistico, però era amatoriale, nel senso più alto del termine, ok? Più elevato, amatoriale, cioè veramente ecco appunto, dice Nicola, anche lui dice che era per i board wargame, era più cuore, però leggevi di tutto, quindi era un po' più, ma perché era diverso il mondo. È chiaro che oggi il mondo è più compartimentato perché c'è una produzione maggiore, ok? C'è anche una penetrazione, una diffusione maggiore del mondo del gioco, persone che tende un po' a fossilizzarsi, un po' a specializzarsi troppo. Specializzarsi, ecco, quindi è chiaro, c'è una cosa che ovviamente, altra cosa che Per Gioco non aveva, pare una cosa abbastanza scontata, però l'importanza della connessione via rete, delle grandi tecnologie della comunicazione, che ha cambiato veramente tutto. Noi non ci rendiamo conto, forse, il fatto che ma anch'io quando scrivo un articolo su Io Gioco, nell'ultimo numero vi dico, guardate che la parte, quando ho scritto adesso della parte narrativa dei wargame, andate a vedervi la presentazione, la conferenza che ha fatto Maurice Suckling, l'autore di questo gioco, presso la Georgetown University. Andate a vedervela su YouTube. Ora, io non credo che Per Gioco ci potesse essere qualcuno che dicesse guardate, c'è stato uno che a Georgetown ha fatto una presentazione, una lezione, andate a leggerla. Non era possibile, quindi è chiaro che questo c'è di più. Al massimo seguivamo le fiere, perché allora c'erano le fiere, la fiera del giocattolo, c'erano gli articoli, quelli più in là appunto si leggevano Strategy and Tactics, che era possibile. Qui però naturalmente ci davano la paga anche riviste come Vedic Peace, che aveva cominciato ad apparire in Francia, ma quella però era specializzatissima solo sui wargame B e tridimensionali, ma c'era una vita associativa enorme. Noi questo onestamente non siamo riusciti a ingranarlo, cioè la gente ci mandava notizie, comunicazioni, eccetera, ma erano molto sporadiche, anche perché ci sarebbe voluto un comitato di redazione con i controfiocchi, non ce l'avevamo, e quindi c'era effettivamente questo elemento un po'
sì, amatoriale, ecco, diciamo, non dilettantistico. Sì, ma nel senso migliore del termine, nel senso migliore del termine. Io, guarda, io dico sempre, vorrei molto rivedere, secondo me sarebbe una cosa fondamentale. Io penso che anche io gioco abbia i numeri per farlo, ma anche altri, perché poi è anche bello avere tante visioni, ma in generale anche solo su internet ci sono tanti siti, tante cose. Ritrovare un po' insieme quello spirito, riuscire ad unirlo con le grandi potenzialità della comunicazione che abbiamo adesso, perché ovviamente queste potenzialità sono immense, sono oggettivamente immense. Lo so, perché ovviamente è tutto diventato più difficile. Allora, io adesso mi ero ripromesso che questa puntata durasse 10 minuti, sono già 37 minuti che sta andando avanti, quindi per una puntata zero, insomma, è già bella ricca di argomenti. No, figurati, non parlare di me, perché guarda, io sono famoso per ma questa deve essere una po' ereditaria sta cosa, deve essere... adesso vedete anche di chi è colpa, vedete. Non me ne lasci scappare una, va bene. Salutoni a Claudio, colonnello Cassada, che è arrivato adesso, accidenti che sei arrivato su adesso, comunque vabbè, poi te l'avevi indifferito, comunque salutoni a tutti. Allora, io adesso chiuderei qui questa serata, questa prima prova, penso che sia andata abbastanza bene, poi ovviamente dico a tutti, mandateci commenti, fateci sapere qui sui vari gruppi, la pagina Razioludica che ho appena riattivato, insomma tutte queste cose, le cose da migliorare Giorgio che ci ringrazia per la bellissima risposta e grazie a te per la domanda che ci ha dato questa opportunità. Va bene, io vi saluto, salutiamo papà che poi tanto rivedremo, spero anche abbastanza presto, adesso vediamo un pochino per continuare un po' questo discorso. Saluto tutti quanti gli amici, vi auguro buona serata, noi chiudiamo qui, ma è solo l'episodio 0 di una serie di live che effettivamente faremo di dirette, chiamiamole dirette, che faremo un po' ogni tanto quando sarà possibile, per rendere tutto un po' più interattivo e come vedete anche con i vostri commenti commentati e con risposte in diretta. Salutiamo Sergio Masini, papà. Eccoci qua e io saluto tutti voi, ci vediamo alla prossima puntata che sarà quando sarà, ma abbastanza presto. Un salutone a tutti, ciao.